Quanti di noi conoscono la storia del posto in cui vivono? Quanti sanno le tradizioni, i costumi, da dove provengono? Eppure esistono strutture che raccontano storie, la storia del luogo dove sono state edificate. Ora vi racconteremo quella delle chiese di Avigliano. Immersa nel verde, troviamo la piccola chiesetta di San Biagio. Si trova sull'antica via che portava ad una delle porte di Avigliano. Al suo interno conserva un crocifisso dell'artista Claps del 1984 e la statua di San Biagio del XVIII secolo. Sempre in periferia, a ridosso delle porte che da ruoti portavano al centro cittadino, troviamo la chiesa della Madonna delle Grazie. Leggenda narra che sorge sui resti di una chiesa del 1240. Particolarità per una chiesa così piccola è la campana, datata 1510. Chiesa di San Vito, chiesa del santo patrono della città, che si celebra con la consueta parata storica il 15 giugno di ogni anno. Si trova anch'essa nelle strette vicinanze del centro, a poche centinaia di metri dalla villa comunale Falcone e Borsellino. La struttura esistente è stata edificata sulle rovine di una chiesa preesistente del 1500. Nel perimetro esterno della villa comunale vi è un altro edificio molto caro alla comunità viglianese, dal quale prende il nome l'intero quartiere, la chiesa di Santa Lucia. Questa chiesa, edificata extramoenia nel 1566, era stata in origine dedicata a Sant'Antonio Abate. Al suo interno sono presenti degli affreschi del Todisco del 1567, ormai quasi del tutto deteriorati, per cui non più ammirabili nella loro totale bellezza. Chiesa di San Giovanni. Questo campanile fa parte di un antico complesso demolito nel 1977 a favore della costruzione di una strada. Il nuovo complesso, fortemente voluto da Don Mimì Mecca, fu ricostruito nel 1985 più a valle, con una struttura a vela di stile moderno. Chiesa di Santa Maria degli Angeli. La struttura, eretta nel 1615 dai frati francescani, nei suoi 400 anni di storia può raccontare molto. Si tratta non solo di una chiesa, che infatti è databile 1786, ma di un convento. Questo fu eretto poco a nord della seicentesca Avigliano. Avigliano già nel 1290 possedeva sul suo territorio il più antico convento domenicano di tutta la regione. Questo complesso è quindi il secondo più antico monastero della città di Avigliano, costruito nel 1615, questa volta dai frati francescani dell'Ordine dei Riformati. La chiesa si presenta all'esterno con la facciata del 1786, in stile barocco. L'interno ha due navate, la principale è più alta e lunga di quella laterale. La prima, coi suoi stucchi e cornici, si contrappone alla seconda, più sobria. Lungo le due navate, inoltre, sono collocati altari di pregevole fattura, i quali, realizzati in legno intagliato e decorato, esaltano l'originalità dello stile barocco. La ricchezza più grande però era la biblioteca, ricca di volumi, circa 600, di notevole valore, che però nel 1808 furono requisiti ai frati e alcuni oggi si trovano conservati a Potenza, mentre altri con il tempo sono stati trafugati e perduti. Nel XX secolo l'edificio del convento venne destinato al riformatorio giudiziario, ad oggi però chiuso e in stato di abbandono. Immediatamente a ridosso del complesso è presente la villa comunale del monastero, piccola e suggestiva oasi immersa nel verde con i suoi alberi secolari.
La chiesetta dedicata alla Santissima Trinità è sorta nel 1743 come cappella gentilizia della famiglia Vaccaro, una delle più ricche e potenti di Avigliano. La chiesa di San Michele sorge su una collinetta, la parte più alta del quartiere Poggio, e le sue origini si possono collocare nel XVIII secolo. L'Annunziata, una delle più antiche e più belle. Vale sicuramente la pena assistere ad una messa l'ultimo sabato di ogni mese. La sua costruzione risale al 1605 e avvenne per volere di una donna, Zenobia Scaglione, vedova del signore di Avigliano e Ruoti, Giuseppe Caracciolo. Centralissima, si affaccia sulla parte antica del paese e vi si può accedere attraversando il cortile oppure a valle salendo una ripida scalinata. La chiesa madre di Avigliano, dedicata alla Beata Vergine del Carmine, sorge nella parte più antica del paese, attraversando l'antico arco della piazza dove fu appesa la testa di Ningonango, dopo la sua uccisione come monito. I suoi lavori furono ultimati nel 1583, sulla base di un'antica chiesa medievale, e successivamente, nel 1854, venne avviato un restauro della facciata, in stile neoclassico. Nel 1950 venne eretto un trono al suo interno. L'altare maggiore, un artistico trono marmoreo, opera dei maestri d'arte aviglianesi, Michele ed Andrea Manfredi, dona una decorosa sistemazione alla venerata immagine della Beata Vergine del Carmine. Orgoglio della comunità aviglianese, ne è la chiesa principale. Nel dicembre del 1999, in occasione del Giubileo, Papa Giovanni Paolo II l'ha elevata alla dignità di basilica minore. All'interno sono presenti 3 navate di stile barocco. Lungo le 2 navate laterali sono presenti diverse nicchie che accolgono statue risalenti al XVIII secolo, ma la teca più importante è quella al centro del presbiterio, dove è accolta la statua della Madonna del Carmine, a cui è intitolata la chiesa. Imponente all'ingresso della chiesa il Cristo deposto in cartapesta del XIX secolo, protetto da una teca. Davanti ad esso un inginocchiatoio, dove ogni giorno i tanti fedeli affidano le loro preghiere. Inoltre, ancora oggi è possibile osservare dei resti di un antico organo settecentesco presente nel presbiterio. All'esterno il campanile, alto circa 40 metri, conta 4 campane. La chiesa del Calvario venne eretta nel 1901 in posizione meravigliosa, su una collinetta a 960 metri che sovrasta Avigliano, sulla quale si può assistere a spettacolari tramonti e ascoltare distintamente i rumori della cittadina accompagnati da cinguettii di uccelli. A pianta ottagonale è davvero un piccolo gioiello per la comunità. Inoltre è una delle tappe più suggestive della processione che porta la Madonna, riccamente adornata da ori e preziosi, alla chiesa del Monte Carmine. Il santuario della Madonna del Carmine. Eccolo, probabilmente la chiesa più conosciuta. La sua storia è diversa dalle altre chiese. Si narra infatti che a seguito di un terribile sisma che colpì Avigliano nel 1694, i cittadini si rifugiarono su una montagnola, dove già in precedenza era presente una capanna con l'icona della Madonna, e ci rimasero per 40 giorni, durante i quali fecero voto che se fossero tornati sani e salvi alle loro case avrebbero proclamato la Madonna del Carmine protettrice di Avigliano.
acquistato una statua in legno e costruito una cappella in quel luogo. E così fu. Da allora infatti è divenuto un importantissimo luogo di culto di tutta la Basilicata, e non solo. Migliaia di fedeli giungono ogni anno per venerare la Madonna del Carmine, che viene portata in processione a piedi il 16 luglio e lì vi resta fino alla seconda domenica di settembre, quando viene ricondotta in paese, preceduta da cinti votivi. A 1120 metri sul livello del mare si può godere di una vista meravigliosa, che nelle giornate più terse può arrivare al Gran Sasso, passando per il Golfo di Manfredonia ad est e il vulcano del Vulture ad ovest. E il nostro viaggio attraverso le 12 bellissime chiese di Avigliano finisce qui, ma di storie da raccontare ce ne sarebbe ancora tanta. Ci vediamo al prossimo viaggio.